Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone. Bene, siamo qui dai nostri amici di Miglior Auto a San Stino di Livenza, la nostra concessionaria Renault e Dacia. Mi hanno chiamato perché è arrivata la nuova Bigster e io molto curioso voglio andare a vederla, come è fatta e com'è, quali sono le novità. Sarà una prova, diciamo, non dinamica di sicuro, sarà una prova statica perché vedremo qua in concessionaria, poi più avanti di sicuro vi porterò la Bigster su strada come ho fatto con la Duster, che tra l'altro è ancora qui. Bene, entriamo dentro e andiamo a vedere come è fatta. Eccoci qua, ecco la nuova Bigster, vista lateralmente, vedete come è fatta. La prima volta che possiamo avere anche il tetto a contrasto, quindi possiamo avere la parte sopra nera o altri colori e poi tutto questo bellissimo colore azzurro che è bellissimo, blu notte, bello. Questo è il frontale, fari, abbiamo dei fari a LED per quanto riguarda gli anabbaglianti e per quanto riguarda i fari di posizione, poi quando mettiamo l'indicatori di direzione questi lampeggiano e diventano comunque sempre a LED. Abbiamo i fendi nebbia qui sotto, però il faro abbagliante è ancora alogeno, come vedete. Abbiamo il nuovo disegno della mascherina di Dacia, molto carino, bello bello, eccoci qua. Bene. Poi, per quanto riguarda vista dall'alto, eccoci qua, è fatta così. Beh, bella imponente, è comunque un C-SUV da 4 metri e 57 centimetri di lunghezza. E vista, guardate quanto spazio ha come frontale da terra. Adesso prendiamo alcune misure e vediamo un attimo, guardate, sono più di quasi 30 cm di altezza da terra. Qua l'attacco frontale è di 33 cm. Se andiamo a vedere il piano, comunque siamo sotto i 29 cm. Belli anche per quanto riguarda i cerchi da 18 pollici, ruota 215/60 raggio 18 e ha un bellissimo design. Eccoci qua, questi sono il disegno dei cerchi. I freni anche posteriori sono sempre a disco, quindi non abbiamo dei freni a tamburo ma abbiamo 4 freni a disco per quanto riguarda sia l'anteriore che il posteriore. Bene, vedete qui tutto il materiale riciclato, com'è è abbastanza grosso, quindi anche schegge di sassi, terra, cose del genere, non ha nessun problema nello sterrato. Ecco qua. E questa è la nostra Bigster. Vedete che vista da dietro, vetri oscurati e quei 23 cm in più sul posteriore si mascherano bene perché va a chiudere tranquillamente il nostro design. Ok, guardiamo la nostra parte posteriore. Il bagagliaio comunque è apertura elettroattuata, si apre così come vedete, un bel bagagliaio veramente molto capiente. Adesso vi avvicino così ve lo faccio vedere più da vicino e andiamo a misurare un attimo. Abbiamo una profondità di 104 cm, 105 nella parte più larga, nella parte più stretta siamo a 104, una larghezza di 102 cm, un'altezza di 43 cm, quindi una bella altezza. Poi possiamo togliere questa parte qui, dove abbiamo anche il ruotino di scorta, che è un optional, però lo possiamo mettere qua, il ruotino di scorta, quindi non abbiamo neanche il kit di gonfiaggio. Diciamo che se alziamo quella paratia là, siamo intorno a altri 15 cm, molto buono. Un bel bagagliaio capiente, siamo più di 660 litri di bagagliaio. Bene, se adesso noi vogliamo abbattere i sedili, cosa faccio? Tiro, adesso vi faccio vedere bene come fare, magari da questa parte qua, eccoci qua, io adesso tiro questa leva qua, abbatto i sedili come vedete e adesso andiamo a misurare. Una volta abbattuto il sedile siamo a 1,90 m di profondità, veramente una buonissima profondità, 2 metri di profondità, è molto grande e capiente, insomma. Qui misuriamo
1,90 m con il sedile davanti sulla mia altezza. 1,90 m, sì, molto bene. Bene, abbiamo una luce qui, adesso qui ci siamo fatti aiutare da una lampada, poi abbiamo, per quanto riguarda la presa accendisigara, uno doppio gancio, la nostra tendina che possiamo bloccarla o in questa posizione a metà. Bene signori, eccoci all'interno della nostra Bigster, bella, molto spaziosa. Sì, ho un déjà vu, mi sembra di essere dentro sulla Duster, però avere un display così grande, adesso ve lo faccio vedere come è fatto, eccolo qui. Vedete il display da 10 pollici, che anche questa è una prima volta su una Dacia avere il driver display da 10 pollici, come vedete. Qui abbiamo il nostro indicatore, come al solito si può sempre cambiare la grafica, eccola qua. Abbiamo la grafica anche con il navigatore volendo, poi abbiamo un'altra grafica per quanto riguarda gli assistenti alla guida e logico che sarebbe da provare su strada per vedere com'è fatta. Vedete sempre la bussola qui presente e anche quello lì penso che si potrà cambiare. Eccoci qua, ecco monitor, vedete, poi abbiamo flusso dell'energia perché essendo l'ibrida vediamo il flusso della batteria e quando sta caricando oppure sta usando l'energia del motore o l'energia appunto della nostra batteria. Poi abbiamo i consumi, eccoci qua, logico che non c'è ancora niente perché l'auto è nuova. Temperatura dell'acqua, livello del carburante. Quindi una bella grafica, molto ben fatta. Qui abbiamo il nostro driver display che già conosciamo ed è bello, chiaro. Qui abbiamo anche il veicolo, possiamo mettere l'inclinazione per quanto riguarda sia l'inclinazione laterale che frontale o posteriore. Climatizzatore non è bizona, è un climatizzatore automatico, comunque già con tutto quello che serve. Qui abbiamo i comandi che vengono richiamati quelli classici di Renault e anche di Dacia con i comandi a pianoforte, qua posso alzare e abbassare, sono tutti retroilluminati come vedete. Ah sì, questo è un climatizzatore bizona, lo sto guardando adesso e non pensavo, invece abbiamo la doppia temperatura, quindi la climatizzazione è bizona e anche questa è una prima volta, penso per Dacia, avere una climatizzazione così. Poi andiamo a vedere, qui abbiamo due prese USB-C, qui che vedete, abbiamo la nostra presa 12 volt, un bel scomparto molto grande e capiente. Poi abbiamo il nostro bel cambietto piccolino, guardate che bello che è, il freno di stazionamento, qui abbiamo dove mettere dentro i bicchieri o delle bottiglie se volete appoggiare, comunque un bel contenitore che si può togliere eppure avere per quanto riguarda un ripiano dove mettere. Ci sono fino a 38 litri di spazio nascosti. Qui abbiamo il nostro bracciolo, anche questo qua bello come linea visto così. Caso dopo vi faccio una panoramica vista da dietro, molto interessante. Qui non abbiamo nessuna scritta non so, Bigster o cose del genere, è lineare così, plastica, bella rigida qua sopra, facile da pulire, qui anche un po' più morbida e qui sempre plastica rigida. Per quanto riguarda le nostre porte, anche qui sempre plastica rigida, qui è plastica rigida, qui invece dove si appoggia il nostro poggiabraccio, qui è morbido, è un po' più morbido, è un tessuto che è fatto come quello dei sedili, sempre lavabili, e qua è tutto plastica rigida. Questi invece sono i nostri sedili, eccoli qua, qui è in tessuto, assomiglia un po' a quello che c'era sull'Extreme della Duster, facile da pulire, qua è tutto tessuto morbido e anche qui sempre quel tessuto impermeabile e facile da pulire. Bene, abbiamo le maniglie, come vedete qua, spero si vedano, sì, eccole qua, le maniglie per appendersi per uscire, davanti, dietro. Le luci sono state messe qui, vedete qua la luce, adesso vi apro un attimo la porta, così, dopo in caso ve la faccio vedere quando salgo dietro. Mentre davanti abbiamo le luci, qua abbiamo due LED, una e una 2. Oh, abbiamo anche questo, vedete, la luce che si illumina quando apro lo specchietto, e anche questa è una bella cosa, molto interessante. E sono alcuni particolari che in una Duster, ad esempio, non ci sono.
Poi vedete, vista da dentro, eccola qua dietro, eccoci qua. Vi faccio vedere che i sedili sono frazionabili 40-20-40, comunque dopo saliamo dietro e vediamo com'è fatta. Per quanto riguarda la parte frontale, sono contento che abbiano fatto questi particolari qua, che magari in un SUV da 30.000 euro e di questa categoria ci sono anche sulla nostra Bigster. Molto molto interessante. Qua io apro lo specchietto, devo truccarmi, guardarmi come e ho la luce. Brava, brava Dacia, ha fatto un bel lavoro. E anche avere le plafoniere dietro, che su altri C-Sub, magari di altre aziende, non ci sono. Per quanto riguarda la parte anteriore, io direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Adesso salgo dietro, così magari vi faccio vedere come è fatto il posteriore e soprattutto tanto spazio, quello sì. Eccoci qua, visto da qui, vedete bel cofano che abbiamo davanti. Comunque spero un giorno di provarla, così vi faccio vedere su strada come va. Adesso questa è più che altro un'anteprima per vedere come è fatta. Eccoci qua, saliamo dietro e vediamo come è fatta. Vedete, la porta si apre veramente a 90 gradi, è un'apertura impressionante come è fatta. Bene, quindi adesso salgo dietro, chiudo la porta così vi faccio vedere gli spazi. Il sedile, quello davanti, è impostato sulla mia altezza, quindi guardate il spazio che ho per le gambe. Guardate quanto spazio mi resta ancora. Molto molto valido questa cosa qua. Ecco, volevo farvi vedere le luci che qui sono a LED, vedete qua sopra, come era nell'Austria, se non sbaglio erano fatte così tonde e che mi illuminano giusto le gambe dove se devo leggermi un libro o cose del genere. Ma guardate quanto spazio c'è. Altra particolarità sono le bocchette dell'aria che sono qui dietro e doppia presa USB-C. Spero si vedano. Bene, in fatto di spazio per la testa ce n'è in abbondanza, guardate quanto spazio ho. E altra particolarità che non era mai stata fatta in una Dacia è questa. Io adesso tiro questo spaghetto qui, tiro giù il bracciolo e come vedete qui un bracciolo con due portabicchieri e due portacellulari, che adesso magari vi faccio vedere come funzionano ed è molto pratica. Eccoci qua. Quindi andiamo a mettere qua il nostro cellulare, ecco, ho messo il cellulare e posso farmi un viaggio e guardarmi tranquillamente. Anche questo passaggio qua mi permette di avere uno spazio dal fondo del bagagliaio a qui di 1,90 m, che sono tantissimi. Poi dietro abbiamo comunque sempre vetri elettrici anche posteriori, plastiche, beh, quelle sempre rigide, ce le abbiamo davanti, ce le abbiamo anche dietro. Le cinture, come vedete, non sono regolabili in altezza, sono fisse. Qui abbiamo un gancetto se vogliamo metterci la giacca, il giubbotto, da qualche parte se facciamo un bel percorso. Abbiamo le maniglie anche qui per uscire, quindi ci sono le maniglie anche posteriori ed è completa di tutto. Vista, eccoci qua, così siamo seduti e qua guardate spazio che c'è, ce n'è veramente tantissimo. Lo spazio in quest'auto di sicuro non manca e si sta anche molto molto bene. Bene, vista da dietro, adesso vi giro un attimo la telecamerina, eccoci qua, andiamo a vedere, guardate come è fatta vista da dietro. Il nostro doppio display, il driver display da 10 che nelle versioni meno ricche è da 7, poi si può scegliere anche come 10, poi abbiamo le bocchette dell'aria e questo qua. La cosa particolare è questo bel bracciolo che hanno fatto un tutt'uno bello grande, che vedete, che poi andiamo a recuperarlo qui, e qui adesso vedete qua le doppie bocchette dell'aria e le doppie prese USB-C. Provo ad aprire un po' per fare un po' di luce, eccoci qua, così le vedete meglio. E qui c'è l'attacco U-Clip per quanto riguarda tutti gli optional che avete già visto anche su Duster, che sono il portabicchiere, se volete una luce, se volete il portacellulare, quello che volete. Ci sono tantissimi U-Clip apposta per essere utilizzati. Eccoci qua. E questa è la Bigster vista da dietro, che è molto molto interessante. Mi piace tantissimo questa continuazione del bracciolo
che dà quel senso di robustezza e di spazio, ecco, diciamo pure così. Bene. Allora, adesso, visto che ormai siamo in auto, vorrei parlarvi anche un po' dei motori che ci sono, perché anche lì è tanto una prima volta, perché avremo il nuovo ibrido, full hybrid, 1800, 155 cavalli, col cambio automatico, come avete visto, perché lo fanno solo col cambio automatico, ed è al momento l'unica motorizzazione che possiamo avere col cambio automatico. Quindi 1800, 170 Nm di coppia e 155 cavalli. Poi avremo il 1200 3 cilindri, 140 cavalli a GPL, quindi benzina e GPL. Quello che adesso c'è il 1000 che ho io sulla mia Captur o il 1000 che c'è sulla Duster sarà un 1240 cavalli e speriamo che Renault lo metta anche nella Captur, magari con un bel cambio automatico sarebbe proprio, secondo me, ne venderebbero a vagonate. Poi abbiamo il 1200 130 cavalli, sempre mild hybrid, come anche il GPL è un mild hybrid da 140 cavalli. Abbiamo il 1200 mild hybrid 130 cavalli, però 4x4. E poi avremo il 1200 a benzina, sempre mild hybrid, 3 cilindri, 140 cavalli, non avrà la trazione integrale. Quindi penso che siamo al completo. Non c'è il GPL, non c'è il diesel, questo benedetto diesel, che non so quale sarà il futuro. Io non voglio sbilanciarmi perché ci sono aziende che stanno ritornando al diesel, vedremo se magari tornerà, io lo spero tantissimo, magari qua sarebbe un bel 1600 turbo diesel che aveva Renault sui 130 cavalli che andava da Dio al 4 cilindri, però al momento, tra virgolette, accontentiamoci del 1240 cavalli GPL che sono molto curioso di provare. Bene, io quest'auto, parlando anche col titolare, quando sarà possibile, quando verrà messa su strada, la proverò su strada come ho provato la Duster, e lì magari nel frattempo voi scrivetemi nei commenti che cosa volete sapere, quali sono i vostri interessi e soprattutto cosa volete dal prossimo video, quando la proverò su strada, se volete sapere i consumi, ma l'auto è nuova e quindi non riusciamo ancora a dare un consumo reale. Ma magari fatemi sapere, no Lorenzo volevamo sapere questo, volevamo sapere l'altro. Scrivetelo nei commenti, più mi scrivete, dopo io mi segno e quando andrò a fare il video, penso fra un mesetto, so già che cosa devo dirvi. L'auto comunque cioè se uno ha una famiglia, io la consiglio, meglio prendere la Bigster che è esteticamente molto simile alla Duster, però abbiamo più spazio, abbiamo veramente molto più spazio. Bene signori, io vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, ringrazio ancora Davide e Federico della concessionaria Miglior Auto di San Stino di Livenza e se volete saperne di più venite pure a visitarla, la Bigster è arrivata e potete vederla. Ciao a tutti, ciao ciao!